Eccoci qui ragazzi, calciomercato, calciomercato, calciomercato. Ad oggi ci andiamo a vedere le notizie come sempre e le indiscrezioni di mercato, cose ufficiali, chiacchiere, operazioni fattibili o meno fattibili. Rileggiamo ciò che è successo nelle ultime 24 ore, lo commentiamo insieme. Ovviamente, se volete restare aggiornati su questi contenuti ragazzi, l'unico metodo è iscriversi al canale. Dai, così mi fate contento e facciamo una grandissima estate insieme all'insegna della ricerca di tutte queste notizie di calciomercato prima che cominci il campionato di Serie A 2023-2024. Andiamo a vedere cosa è successo. Allora, parliamo del Milan. La Salernitana ci prova per Gabbia. Matteo Gabbia nei colloqui tra Salernitana e Milan. Il difensore non è sicuro di restare in rossonero, secondo tutto Salernitana. Su Gabbia c'è anche il Cagliari. Ma io da campano e sinceramente spero che Gabbia se lo accapari la Salernitana perché è un calciatore che ha bisogno di continuità e può dire la sua in una squadra come la Salernitana e in una piazza come Salerno. Napoli, tre nomi per il dopo Kim Danzo, sempre favorito. Kim Min-jae è vicino all'addio con destinazione al Bayern Monaco. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta valutando tre nomi, in polce Kevin Danzo del Lens. Le alternative sono Skurs del Torino e Itakura del Borussia Mönchengladbach. Ma io ho già detto la mia, o si prende Danzo o facciamo un buco nell'acqua. Questa è la mia opinione. Sì, perché puoi prendere Skurs, giocatori che possono essere di prospettiva, ma ti stai togliendo uno dei migliori difensori d'Europa, quindi devi per forza virare su un'alternativa più che valida e già pronta per poter affrontare Champions e campionato. Allora, agente Cambiaso, Fiorentina fa piacere, ma la Juve, ma dovrebbe restare alla Juve. Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato a Radio Firenze Viola. Fa piacere che il ragazzo sia accostato alla Fiorentina, ma per quello che mi hanno detto al 99,9% tornerà alla Juventus per restare. Ci sono comunque altre squadre interessate come il Bologna. Secondo me la Juve farà questa cosa di cominciare a guardare, a tenersi comunque profili più giovani, soprattutto italiani. Vedremo come andrà a finire. Inter, continua l'interesse per Azpilicueta. Ritorna la voce di un interessato, di un interessamento dell'Inter per Cesar Azpilicueta. Il difensore ha un contratto fino al 2024 con il Chelsea e i nerazzurri potrebbero puntare sull'esperto spagnolo. Se riuscisse a liberarsi dal parametro zero dai Blues, a quel punto prenderebbe il posto lasciato vuoto in difesa da Skriniar. Lo riporta Sky. Ma Azpilicueta non è Skriniar, almeno lo Skriniar che abbiamo sempre visto e lo Skriniar abituato a giocare, perché poi quest'anno si è visto ben poco Skriniar nei campi di calcio, però Azpilicueta grandissimo profilo. Inter ancora, l'agente di Onana a Manchester. L'agente di Onana è volato a Manchester per parlare con lo United di un possibile trasferimento del portiere dell'Inter. Si parla di un'offerta da 40-50 milioni di euro. Se è così, portatecelo a piedi. Portatecelo a piedi e sono da questo punto di vista incazzato che Vicario vada in Inghilterra, al Tottenham, perché abbiamo visto che Vicario andrà al Tottenham per 20 milioni di euro. Nessuna squadra italiana che abbia investito sul miglior portiere e talento italiano del momento, nessuna. Poi ci lamentiamo quando andiamo a giocare la Champions League, al limite c'è Lazio-Tottenham, Napoli-Tottenham, Milan-Tottenham, Inter-Tottenham, perdiamo la partita 1-0 e Vicario fa tre parate, perché poi è là che ci divertiremo. Comunque, piccola parentesi. Sassuolo, Frattesi, futuro, io ho già scelto la squadra. Davide Frattesi è al centro di un intrigo di mercato, ma il talento del Sassuolo sembra avere le idee chiare sul futuro. Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all'improvviso, però cercherò estremamente di essere sincero. Io ho scelto la squadra e sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo per accontentarmi. Però sento che ci sono altre società interessate a me, ha detto alla Gazzetta. Chi è la squadra? Qual è? Ma non lo so quale sarà, l'Inter o sarà il Milan con la pecunia di Tonali. Bah, vedremo. Juve, Liverpool su Chiesa. Su Federico Chiesa potrebbe piombare il Liverpool mettendo sul piatto una cifra intorno ai 40-45 milioni. Non se ne farà niente perché la Juve va trovando almeno 60 milioni per Chiesa, secondo me. La Juve riflette sul futuro dell'attaccante, il suo contratto scade nel 2025.
Chiesa ha chiesto 7 milioni più bonus per rinnovare, niente da fare. Dalla sua cessione punta ad incassare 60 milioni che ha investito in totale per acquistarlo dalla Fiorentina. Quindi 40-45 milioni sono pochi. Brozovic è un passo dall'Al Nasr, l'abbiamo visto, l'abbiamo evidenziato anche nelle puntate di calciomercato di ieri e l'altro ieri. L'Al Nasr avrebbe offerto all'Inter 18 milioni, i nerazzurri ne chiedono almeno 25, ma credo che si chiuderà questa operazione e si farà. Notizia importante per la Lazio. Lazio, Jorginho o Torreira per il centrocampo. La Lazio di Maurizio Sarri sta cercando un centrocampista per rinforzare la sua rosa. Nei giorni scorsi si era parlato di Jorginho, ma come riferisce il Corriere dello Sport appare una possibilità decisamente remota. E anche io virerei su altro perché poi Jorginho non può essere eterno. I Gunners dovrebbero fare uno sconto sul cartellino, aprire al prestito, l'italo brasiliano dovrebbe tagliarsi l'ingaggio da 6 milioni e mezzo netti, dimezzarselo a 3 milioni circa. Come alternativa piace l'ex fiorentina Lucas Torreira. Il Galatasaray lo ha pagato 6 milioni, ma potrebbe rivenderlo ad una cifra di poco superiore. Tra lui e lei scegliere non saprei. Jorginho va bene, Torreira non tanto mi piace, però a Galatasaray sta facendo bene, con Sarri potrebbe far bene. Se dovessi puntare su un calciatore, punto più su Torreira che su un Jorginho che poi va a finire, che ha finito la sua storia e la sua epoca, al di là che possa rinascere nel calcio di Sarri, sì, però comunque resta un calciatore un po' più avanti con l'età. Vedremo. Torino, piace Emil Olmo dello stesso Spezia, l'abbiamo già visto, che Emil Olmo potrebbe andare a finire al Torino dallo Spezia. Napoli 3 nomi per sostituire Kim. Lecce arriva Almquist, operazione di mercato in entrata per il Lecce. Il club salentino comunica di aver acquisito a titolo temporaneo l'esterno offensivo svedese Almquist Pontus Skule Erik. Mamma mia, Almquist Pontus Skule Erik si chiama, dall'FC Rostov. Operazione in entrata per il Lecce. Sappiamo che ha dovuto cedere contro riscattati dalle squadre di appartenenza Colombo e Falcone, quindi il Lecce ha bisogno di incrementare la rosa per giocarsi di nuovo la permanenza in Serie A. E poi l'ultima Inter, niente rilancio per Thuram. L'Inter non farà rilanci per Marcus Thuram, l'attaccante ha rifiutato l'interesse del Paris Saint-Germain e sembra essere più vicino al Milan. L'abbiamo visto, Marcus Thuram al Milan, grande punta, grande attaccante di prospettiva, però non parlo se non lo vedo in azione, perché il campionato italiano può darsi pure che sia un terreno fertile per Thuram, ma può essere anche un terreno ostico come lo è stato per Origi, perché qua stiamo anche io, devo dire la verità, non mi è piaciuto come Origi ha affrontato questa annata di campionato, al di là di Pioli, delle scelte di Pioli e questo e quell'altro, però mi aspettavo tutt'altro da un calciatore che comunque potrebbe dire la sua a livello fisico, a livello tecnico, a livello di calcio giocato e di esperienza anche europea. Non è stato così al Milan. Comunque Thuram, bellissimo profilo, devo dire la verità. Vedremo come andrà a finire per il Milan, se lo prenderà o meno. Questo era per il calciomercato del 23 giugno 2023, 23 giugno 2023, è sempre 23. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, sempre Forza Napoli. Ciao.